È inutile, più leggo Murakami, meno lo capisco. È proprio vero, sembra che la sua scrittura sia avvolta da una sorta di mistero. E beh, ma risolviamolo noi, no? Ciao, io mi chiamo Amedeo, in questo canale parlo di letteratura e oggi volevo analizzare alcuni brani di Murakami per cercare di capire come mai è così famoso ma allo stesso tempo così bistrattato dalla critica. Quel che mi turba di Murakami è che a un primo sguardo non è poi uno scrittore così diverso da Zafon, ma a parte questi, per me, difetti, io in Murakami, a differenza di Zafon, un intento letterario ce lo vedo. Cosa intendo? Di solito inizio questo genere di video citando le parole dell'autore che, come sapete, a loro piace spiegare a noi, il pubblico, come che scrivono, anche se a volte dicono una cosa e ne fanno un'altra. Però vorrei mettere da parte le parole di Murakami Haruki sulla sua scrittura e commentare invece le parole della sua traduttrice Antonietta Pastore. Murakami descrive la vita ad ogni giorno, introduce il lettore in un'atmosfera in apparenza banale, nella vita di un personaggio anonimo e lo porta poco a poco in una dimensione fantastica. Quello a cui la traduttrice allude è un tema molto presente in Murakami, si chiama realismo magico. Che cos'è il realismo magico? In contesto realistico viene introdotto dal nulla un elemento soprannaturale. Un esempio ci aiuta a capirlo meglio. Buongiorno, disse il vecchio. Il gatto sollevò appena la testa e a voce bassa, di malavoglia, ricambiò il saluto. Pensa che questo tempo non durerà? Verso sera si dovrebbe guastare, si sente nell'aria, disse il gatto nero. Vedete, il signore anziano parla improvvisamente con un gatto. In poche parole, per esserci realismo magico ci devono essere tre caratteristiche. Il personaggio e il lettore con esso vede l'elemento soprannaturale è riconosciuto come tale e l'elemento soprannaturale viene accettato senza pretese di troppe spiegazioni. Per fare un esempio in contrasto, Harry Potter non è realismo magico perché, è vero, la magia in quel mondo è strana dal nostro punto di vista, ma dentro quel mondo è perfettamente normale. Il gatto che parla è strano per il personaggio, per noi lettori e anche per il nostro mondo. Questo è realismo magico. Antonietta Pastore ci fa presente un altro elemento della narrativa di Murakami che è la rappresentazione della quotidianità, in contrasto appunto con questa rappresentazione immaginifica. Nella vita succede proprio così. La gente dice e ridice sempre le stesse cose, ripete gli stessi gesti, cede alle proprie manie. Si tratta di rappresentare la realtà senza abbellirla. Lo ha detto anche la traduttrice e, scherzando solo a metà, si potrebbe tranquillamente dire che i personaggi delle storie di Murakami fanno solamente tre cose: mangiare, conversare e fare sesso. Siccome lo vedete dalla mole che non è proprio tascabile, viene da chiedersi come fa a cavarsela, come fa cioè Murakami a risultare interessante pur ripetendo le stesse cose. Esempio stavolta tratto da 1000Q84. Aomame dedicava grande attenzione ai pasti. Oltre ai piatti vegetariani che preparava ogni giorno, mangiava anche pesce, soprattutto bianco, e frutti di mare. Come carne ogni tanto mangiava al massimo un po' di pollo. Sceglieva solo ingredienti freschi e usava una quantità minima di condimenti. Escludeva gli alimenti che contenessero grassi e limitava i carboidrati. Condiva l'insalata senza salsine varie, usando solo olio d'oliva, sale e limone. Non solo mangiava verdure in gran quantità, ma avendone studiato a fondo le sostanze nutritive, che erano anche aumentati in modo più creava un'indicazione che proprio anche di cibo. Se riesce a non c'è. Notate con quanta precisione Murakami elenca le abitudini alimentari del suo personaggio Aomame. È una precisione che sfiora addirittura il campo medico, giustificata in questo caso dal fatto che Aomame è una personal trainer. Però si tratta di quella conoscenza medica più o meno alla portata di tutti. Confrontiamo questa precisione descrittiva delle abitudini alimentari con quella di una scena di sesso. Non la leggerò a voce alta per non urtare la sensibilità dell'intelligenza artificiale di YouTube, però ve la metterò qua sopra in modo che possiate leggerla da voi. Notate la stessa precisione, anche qui sconfinante nell'ambito medico, anche qui una medicina alla portata di tutti. Cosa voglio far vedere confrontando queste due scene? Che per Murakami, tra una scena di un pasto e una scena di sesso, non c'è differenza di approccio descrittivo. Direi proprio che nelle storie di Murakami fare sesso è tanto normale quanto andare a fare la spesa. E uno potrebbe dire, ma va? Ma se ci pensiamo, non è tanto normale trovare questo approccio così disincantato nella letteratura di largo consumo. Davvero non vi vengono esempi di altro tipo di letteratura dove il sesso
o viene trattato male o viene trattato in un modo oltremodo romantico. Un altro aspetto di Murakami è la ripresa di elementi presi da altri autori, anche occidentali, di cui Murakami è un grande estimatore, nelle sue stesse opere. Sto parlando dei riferimenti metaletterari. Parlo di citazioni, ma anche interi brani di altri autori, ma anche titoli di canzoni, artisti musicali, eccetera. Perfino nei titoli di quasi tutte le sue opere è presente un riferimento metaletterario. È molto particolare che un autore giapponese sia allo stesso tempo così esperto di letteratura occidentale, ma che anche non si faccia proprio problemi a citarla all'interno della sua opera. Faccio un esempio tratto da Kafka, Sulla spiaggia. Più che una profezia sarebbe meglio definirla una maledizione. Mio padre me l'ha ripetuta molte volte. Un giorno ucciderai tuo padre con le tue mani e giacerai con tua madre. È la stessa profezia ricevuta da Edipo. Si potrebbe molto indagare sul significato che hanno questi riferimenti nell'opera di Murakami, anche abbracciando un'interpretazione in chiave psicologica, edipica. Non ho fatto questo esempio a caso. Però ecco, per quanto mi riguarda, preferisco rimanere all'interno del campo della letteratura. Direi che fondamentalmente hanno questi due scopi, cioè da una parte portare avanti la narrazione, perché come appunto nel caso della maledizione di Edipo viene introdotta una minaccia e il lettore vuole scoprire se sarà evitata oppure no. E poi anche perché costituiscono una sorta di consiglio di lettura per portare avanti la lettura e così moltiplicare la cultura, diciamo. Che posso dire per concludere? Abbiamo individuato 3 elementi della narrativa di Murakami: il realismo magico, la ripetitività e la metaletteratura. Quel che mi turba di Murakami è che a un primo sguardo non è poi uno scrittore così diverso da Zafon. Ritroviamo in lui lo stesso gusto per la metaletteratura e anche a volte l'approccio un po' melenso a temi universali come la vita o l'amore. Per melenso intendo che anche in Murakami ritrovo ogni tanto gli stessi elementi stilistici che mi hanno fatto allontanare da Zafon, come per esempio l'uso delle frasi fatte. Menshiki mi ascoltava quasi col fiato sospeso, era tutto orecchie, e a parte qualche breve domanda ogni tanto, per il resto del tempo non aprì bocca. C'è da dire però che Murakami attribuisce queste frasi fatte ai suoi personaggi che, essendo gente semplice, è naturale che si esprimano così. Inoltre, anche Murakami, come Zafon, ogni tanto concede al lettore di sognare con certe immagini che saranno pure suggestive, ma non significano niente. I raggi del sole formano colonne di luce tra le quali i veli di nebbia fluttuano come anime appena nate. Gente, se a voi piacciono questo tipo di espressioni, beati voi, a me fanno colare il cervello dagli occhi. Ma a parte questi, per me, difetti, io in Murakami un intento letterario ce lo vedo. Cosa intendo? La scrittura di Murakami, forte degli elementi che abbiamo individuato in questo video, riesce nell'intento di diventare letteratura per il fatto che in essa si ritrova un'esperienza autentica di vita. Cerco di essere ancora più chiaro. Anzi, essendo Murakami stesso molto didascalico, è lui stesso a fornirci un esempio con un brano di 1084. Nella mente di Tengo, 20 anni svanirono in un istante, fondendosi insieme e formando una vertigine. Tutti i paesaggi, le parole, i valori accumulati nel corso di quel tempo si raccolsero nel suo cuore. Muto, Tengo contemplò la scena. Era come assistere all'istruzione e alla rinascita di un pianeta. In Murakami molti elementi si sovrappongono uno sopra l'altro. Abbiamo visto evasioni fantasiose, ripetizioni quasi insignificanti di aspetti del quotidiano. Ciascuno di questi elementi presi singolarmente da solo è insignificante, ma via via che lungo la durata del libro si sommano, ricadono su ogni personaggio che ne avverte il peso, ed è il peso di un'esistenza a volte senza risposta. 20 anni svanirono in un istante, fondendosi insieme e formando una vertigine. E a questa complessità Murakami non propone un'evasione nell'elemento fantastico che lui stesso crea, ma anzi spinge ad abbracciare questa complessità. Bene, io credo di aver detto tutto. Se volete approfondire ho fatto una playlist in cui trovate una conferenza di Giorgio Amitrano, un altro traduttore di Murakami. Se state ancora ascoltando, evidentemente era un video interessante. Io vi ringrazio e a presto.